Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atenololo Pensa Pharma SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Atenololo Pensa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere atenololo pensa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è atenololo pensa? Atenololo pensa è un farmaco a base del principio attivo atenololo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pensa Pharma SpA. Atenololo pensa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni atenololo pensa 100 mg 42 compresse, atenololo pensa 100 mg 50 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Pensa Pharma SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo atenololo, gruppo terapeutico, beta-bloccanti selettivi, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale, angina pectoris, aritmie, intervento precoce nell'infarto miocardico acuto, posologia adulti, ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Una compressa, 100 mg, al giorno. Di solito il pieno effetto antiipertensivo si raggiunge dopo 1 o 2 settimane di terapia. Se necessario, è possibile ottenere una ulteriore riduzione dei valori pressori associando atenololo pensa con altri farmaci antiipertensivi. In particolare la somministrazione contemporanea di atenololo pensa con un diuretico determina un effetto antiipertensivo superiore a quello prodotto dai singoli farmaci. Angina pectoris: la maggior parte dei pazienti risponde alla somministrazione di una compressa, 100 mg, al giorno. Aumentando la posologia non si ottiene generalmente un ulteriore beneficio. Aritmie: terapia di mantenimento, 50-100 mg/die. Intervento precoce nell'infarto miocardico: il trattamento deve essere iniziato entro le 12 ore dall'insorgenza del dolore precordiale nell'infarto miocardico acuto con una formulazione iniettabile di atenololo. Dopo 15 minuti dall'iniezione in volo, somministrare 50 mg di atenololo pensa per via orale, seguiti da altri 50 mg dopo 12 ore dall'iniezione. Successivamente si consiglia una terapia di mantenimento per via orale, la dose da 100 mg/die, che dovrebbe essere iniziata dopo altre 12 ore. Qualora compaia bradicardia o ipotensione, di entità tale da richiedere un intervento terapeutico, o altri gravi effetti indesiderati, atenololo pensa deve essere sospeso. Anziani: può rendersi necessario ridurre la posologia, particolarmente nei pazienti con compromissioni della funzionalità renale. Bambini: non esistono esperienze cliniche relative all'impiego pediatrico di atenololo pensa. Pertanto se ne sconsiglia la somministrazione ai bambini. Insufficienza renale: poiché atenololo pensa è escreto per via renale, è necessario ridurre il dosaggio nei pazienti con gravi compromissione della funzionalità renale. Non si verifica accumulo significativo di atenololo pensa nei pazienti che hanno una clearance della creatinina superiore a 35 ml/min, il limite normale è 100-150 ml/min. Nei pazienti con clearance creatininica di 15-35 ml/min, equivalenti a 3, 4, 6, 8 mg% di creatininemia, la posologia deve essere di 50 mg al giorno o 100 mg a giorni alterni. Per i pazienti con clearance creatininica minore di 15 ml/min, equivalenti a 6,8 mg% di creatininemia, la posologia deve essere di 50 mg a giorni alterni o 100 mg ogni 4 giorni. Ai pazienti in emodialisi atenololo pensa deve essere somministrato per via orale la dose di 50 mg dopo ogni seduta. La somministrazione deve essere effettuata in ambiente ospedaliero, in quanto possono verificarsi marcate riduzioni della pressione arteriosa. Controindicazioni: ipersensibilità verso il principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti.
bradicardia, shock cardiogeno, ipotensione, acidosi metabolica, gravi disturbi della circolazione arteriosa periferica, blocco atrioventricolare di secondo e terzo grado, malattia del nodo del seno, feocromocituma non trattato, insufficienza cardiaca non controllata da una terapia adeguata. Atenololo pensa non deve essere associato a terapia con verapamil e diltiazem. Controindicato in gravidanza e durante l'allattamento, vedi P4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sospensione del trattamento. La sospensione del trattamento con atenololo deve essere graduale, specialmente nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica. Insufficienza cardiaca. Atenololo pensa può essere somministrato, con la dovuta cautela, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci antiaritmici di classe particolare. Cautela richiede la somministrazione di atenololo. Pensa a pazienti in terapia con farmaci antiaritmici appartenenti alla prima classe di Vaughan-Williams come la desopiramide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere atenololo pensa insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Gilenia, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, TDM, verapamil Doc generici, verapamil EG, verapamil Exal, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere atenololo. Pensa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere atenololo? Pensa durante la gravidanza e l'allattamento. L'atenololo attraversa la barriera placentare e si sono riscontrati livelli ematici nel cordone ombelicale. Non sono stati effettuati studi sull'impiego dell'atenololo nel primo trimestre di gravidanza e pertanto non può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che la somministrazione di atenololo pensa influisca sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Tuttavia va tenuto in considerazione che si possono occasionalmente verificare capogiri ed affaticamento. Effetti indesiderati cardiovascolari. Bradicardia, ipotensione, ipotensione posturale che può essere associata a sincope, freddo alle estremità. Raramente nei pazienti sensibili si può aggravare un blocco cardiaco, può verificarsi una claudicazione intermittente, fenomeno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi da sovradosaggio possono manifestarsi con bradicardia, ipotensione, insufficienza cardiaca acuta, broncospasmo. Le misure di supporto generali devono comprendere stretta sorveglianza medica, ricovero nel reparto di terapia intensiva, lavanda gastrica, impiego di carbone attivo e di un lassativo per prevenire l'assorbimento di qualsiasi farmaco ancora presente nel tratto gastrointestinale, impiego di plasma o sostituti del plasma per trattare l'ipotensione e lo shock. È da considerare la possibilità di utilizzare l'emodialisi o l'emoperfusione. Eccezionalmente può subentrare una spiccata bradicardia, che può essere corretta con 1-2 mg di solfato di atropina somministrato per via endovenosa e un pacemaker cardiaco. Se necessario a questa può far seguito una dose di 10 mg di glucagone in bolo per via endovenosa, che può essere ripetuta o seguita da 1-10 mg/h di glucagone per infusione endovenosa in funzione della risposta. In caso non vi fosse risposta al glucagone o questo non fosse disponibile, si ricorra ad un simpatico mimetico stimolante i beta recettori quali l'isoprenalina alla dose di 10-15 mg o l'orciprenalina alla dose di 0,5 mg o la dobutamina alla dose di 2-5-10 ig/kg/min per infusione lenta. La dobutamina per i suoi effetti inotropi positivi potrebbe anche essere usata per trattare l'ipotensione e l'insufficienza cardiaca acuta. È probabile che queste dosi siano inadeguate per contrastare gli effetti cardiaci indotti dal beta blocco in caso di ampio sovradosaggio. La dose di dobutamina deve essere quindi aumentata, se necessario, per ottenere la risposta desiderata sulla base delle condizioni cliniche del paziente.
Il broncospasmo può generalmente essere risolto mediante la somministrazione di preparati broncodilatatori. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Beta-bloccanti selettivi, non associati codice ATC. C07AB03. L'atenololo è un inibitore dei recettori beta-adrenergici che agisce in modo preferenziale sui beta-1 recettori cardiaci. La selettività diminuisce con proprietà farmacocinetiche nell'uomo. Dopo somministrazione orale, l'assorbimento di atenololo da parte del tratto gastrointestinale è consistente ma incompleto, circa 40-50%, con un picco di concentrazioni plasmatiche di 2-4 ore dopo la dose. Dati preclinici di sicurezza. Con l'atenololo è stata ottenuta un'ampia esperienza clinica. Le varie informazioni riguardanti la sua somministrazione sono riportate nei paragrafi specifici. Studi di tossicità acuta e cronica, condotti su varie specie, elenco degli eccipienti. Ogni compressa contiene amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio carbonato, sodio lauril solfato, gelatina, talco, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di atenololo pensa base di atenololo sono Atenol, atenololo ABC, atenololo ACL, atenololo Almus, atenololo Alter, atenololo DOC generici, atenololo EG, atenololo FG, atenololo GIT, atenololo Exal, atenololo Milan Generics, atenololo Ratiofarm, atenololo Zentiva, Sellis Beta, Tenomax, Tenormin, Tensibloc. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.